Cominciamo con una notizia brutta ed una bella. La notizia brutta è che l'antipapa Giovanni XXIII Baldassare Cossa aveva creato 18 cardinali di Santa Romana Chiesa, che hanno partecipato anche a un conclave. La notizia bella, in parte sì, in parte no, è che la Chiesa e il mondo non sono finiti nel 1400. Adesso vediamo l'antipapa. Dopo vediamo anche i cardinali. Ehi, scopriamone alcuni. La Declaratio è il Papa Emerito. Agosto 2025, Mark Voice. Video breve per dopo Ferragosto. I precedenti storici aiutano a capire il presente. Il famoso più scrittore che giornalista ha fretta che la Chiesa dica al mondo che ha avuto sempre ragione lui. La Chiesa dica subito che Leone XIV sarebbe stato eletto solo da 25 cardinali, anche con una scusa qualsiasi. Ah sì? Anche con una scusa qualsiasi? Parlando seriamente, qualunque cosa riguarda i cardinali è collegata con Bergoglio. Perciò parlare dei cardinali significa aver parlato prima di Bergoglio. Allora, Bergoglio sarà cancellato presto dall'elenco dei papi? Per capirlo può essere d'aiuto ragionare sugli antipapi del passato. Ne sono esistiti 40. Per esempio Giovanni XXIII Baldassare Cossa. L'esempio dell'antipapa Giovanni XXIII Baldassare Cossa l'avrò presentato in una decina di video, senza contare le risposte ai commenti. Ebbene, è incredibile come specialmente lo scrittore giornalista, più i suoi canonisti, i suoi avvocati, la sua psicologa, i suoi discepoli, che hanno tutti sempre ragione, ma i potenti non lo riconoscono, è incredibile che ragionino su tutto, eccetto che sulla vicenda di Giovanni XXIII Baldassare Cossa. Ecco perché poi dicono la Chiesa nasconde, la Chiesa sopisce e tronca, la Chiesa dica subito, la Chiesa dica subito. Subito quando? Fra un paio di mesi? Vediamo allora l'esempio non identico ma simile di questo antipapa e poi quello dei suoi cardinali. Baldassare Cossa, eletto papa nel 1410, deposto dal papato mentre era ancora vivente nel 1415 da un concilio. Morto nel 1419, considerato papa legittimo ancora agli inizi del 1900. Infine, cancellato come papa nel 1947. Domanda: perché Baldassare Cossa non è stato subito cancellato come papa quando è stato deposto nel 1415? Per il fatto che non è stato dichiarato papa nullo e invalido, ma è stato semplicemente deposto dal papato a causa di una sua promessa non mantenuta. Ah, ma allora non c'entra niente con Bergoglio. Questo è quello che dicono quelli che saltano subito alle conclusioni. Ma, per esempio, dato che Baldassare Cossa ha creato 18 cardinali e lui non è stato subito cancellato come papa, ma solo dopo 5 secoli, quali sono state, secondo il diritto, le conseguenze sulla Chiesa dei suoi 18 cardinali dopo la sua cancellazione come papa? Nessuna. La Chiesa è andata avanti
E noi abbiamo avuto, per esempio, un papa come Giovanni Paolo II e uno come Benedetto XVI. Ditelo a quelli del numero 76 che prima del conclave 2025 hanno raccontato: se anche uno solo dei 108 cardinali entra in conclave, verrà eletto un nuovo antipapa e la Chiesa finirà nel 2036. I cardinali li vediamo dopo. Ora, in generale, lo svolgimento del giudizio sul caso Baldassare Cossa molto probabilmente sarà anche quello sul caso Bergoglio. Infatti, quella volta c'era Baldassare Cossa e poi c'è stato il Concilio di Costanza che lo ha deposto dal papato. Il concilio lo ha potuto fare perché Baldassare non aveva mantenuto la promessa che avrebbe rinunciato al papato per ricomporre la situazione della Chiesa che vedeva 3 papi contemporaneamente. Dato che Baldassare è stato semplicemente deposto dal papato, il papa successivo, Martino V, non ha cancellato Baldassare Cossa come papa, perché, secondo il diritto, lo considerava un ex papa legittimo. Tanto che Baldassare Cossa sarà considerato legittimo ancora fino agli inizi del 1900. Ecco, questo percorso secolare del giudizio su Baldassare Cossa, da papa legittimo per molto tempo a papa cancellato dopo molto tempo, quasi certamente sarà lo stesso anche per il caso Bergoglio. Infatti, Bergoglio potrebbe essere ritenuto papa legittimo ancora per molto tempo, fino a quando un papa non coinvolto direttamente con Bergoglio, cioè che non è stato precedentemente nominato cardinale o vescovo da lui, deciderà di cancellare Bergoglio dall'elenco dei papi. Tutto questo fra un secolo? 2? Insomma, qui col Vaticano si è ancora alla declaratio. Si è ancora alla declaratio contro Bergoglio. Invece i 4 maestri del numero 76, nel loro delirio ho sempre ragione io e i potenti non lo riconoscono, per quello che hanno voluto capire del numero 76 e nella loro piccola ambizione di contrapporsi al Vaticano, hanno già decretato per tutta la Chiesa Bergoglio come antipapa e hanno pure stabilito per tutta la Chiesa le loro conseguenze di ciò, che sono e le messe illecite, e Leone XIV nuovo antipapa, e la Chiesa massonica e gnostica, e la fine della Chiesa nel 2036. Esattamente quello che ha sempre detto Minutella sin dal 2020, se non prima. Vediamo ora i cardinali di Baldassare Cossa. Come Baldassare Cossa, solo 5 secoli dopo è stato cancellato come papa, così anche i suoi 18 cardinali, solo 5 secoli dopo, sono stati definiti giornalisticamente come pseudo-cardinali. Capito? Da papa a antipapa, da cardinali a pseudo-cardinali. Ma la Chiesa non è finita nel 1400. Giovanni XXIII Baldassare Cossa viene eletto nel 1410, ma nel 1415 viene deposto dal papato da un concilio. Non è la cancellazione, non è la scomunica, ma è la deposizione.
Non sei più il Papa perché avevi promesso di rinunciare. Perciò non hai più il munus. Dopo un anno dalla deposizione viene effettuato un conclave in cui su 23 cardinali, più altri 30 elettori, 10 cardinali erano stati creati da Baldassare Cossa, appena deposto. Baldassare Cossa non ha potuto partecipare a questo conclave perché intanto era stato imprigionato per motivi politici. Così come imprigionato era un altro dei suoi cardinali, mentre un altro suo cardinale era sotto assedio militare. Alla fine, 10 cardinali su 23 e su 53 elettori in totale erano stati creati da Giovanni XXIII Baldassare Cossa, deposto un anno prima, e anche i suoi cardinali eleggono il nuovo Papa legittimo. Vi ricorda qualcosa di recente, di appena avvenuto? Viene eletto Martino V, che si considera successore non di Gregorio XII, ma di Giovanni XXIII Baldassare Cossa. Tada! Invece, 5 secoli dopo, Giovanni XXIII Baldassare Cossa sarà cancellato come Papa a partire dal 1410 e Gregorio XII sarà indicato come Papa legittimo anche per tutto il periodo dell'antipapato di Baldassare Cossa, cioè fino al 1415. E la Chiesa non è finita nel 1400. Continuiamo. Da qui cominciano le somiglianze con i 108 cardinali creati da Bergoglio. Non sono la stessa cosa, ma si somigliano. Infatti, al tempo, il nuovo Papa Martino V considerava Baldassare Cossa legittimo, esattamente come oggi Bergoglio è considerato legittimo. In più, però, se Bergoglio è solamente sospetto antipapa, un antipapa solo di fatto e solo per alcuni, come per me, invece Baldassare Cossa era in una situazione peggiore, perché era un papa deposto ufficialmente, deposto di diritto. Perciò abbiamo 3 riflessioni interessanti. La prima: nel 1415 il concilio che ha deposto Baldassare Cossa non ha però deposto anche i cardinali e anche i vescovi nominati da lui. Ta 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 ta. Vi dice qualcosa? Seconda riflessione. Pertanto, i cardinali creati da Baldassare Cossa hanno preso parte al conclave che ha eletto Martino V, che oggi è ancora riconosciuto come Papa legittimo. Secondo ta 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 ta. Notate qualche somiglianza con Leone XIV? Terza riflessione. Dopo l'elezione, il nuovo Papa Martino V non ha deposto i cardinali del precedente Papa ufficialmente deposto. Adesso quelli che hanno sempre ragione, ma i potenti non lo riconoscono, diranno: abbiamo ragione noi, perché Bergoglio è un usurpatore, è stata un'azione malvagia, non si può mettere sullo stesso piano antipapa e papa deposto. Ma io non ho detto che sono uguali, ma che sono simili.
Serve a ragionare su come ragiona la Chiesa quando rimuove un superiore, che è pure come ragiona qualunque altra organizzazione. Cioè, i cardinali e i vescovi nominati da un papa non seguono la sorte del papa che li ha nominati. Papa deposto, allora anche i cardinali e i vescovi saranno deposti. Papa cancellato, papa antipapa, allora i cardinali anticardinali e i vescovi antivescovi. Non è mai stato così e non è scritto nel diritto canonico. Uscendo dalla Chiesa, per esempio, prendiamo un comune. Dopo 2 o 3 anni si scopre che il sindaco ha brogliato le elezioni, per cui non è mai stato sindaco. Viene arrestato e vengono rifatte le elezioni. Tutto quello fatto dal sindaco antisindaco non viene cancellato, non viene azzerato. Passa tutto nelle mani del nuovo sindaco. Qualcosa lo cancella, qualcosa lo modifica e qualcosa lo approva. Papa antipapa, perciò cardinali anticardinali, è un ragionamento adolescenziale. Come quello, io ho sempre ragione, ma i grandi non lo riconoscono. Un'ultima cosa. Se andate su internet troverete i cardinali di Baldassare Cossa definiti come pseudocardinali, in quanto creati da un antipapa. Inoltre troverete la precisazione che sarebbero stati confermati da Martino V. Ma queste sono solo 2 definizioni successive al 1947, perché invece per 5 secoli Baldassare Cossa è stato considerato papa legittimo. Addirittura Martino V si considerava successore di Giovanni XXIII Baldassare Cossa. Quello che è accaduto è che Baldassare Cossa, che era stato deposto già da un anno, poi ha riconosciuto Martino V come papa, come pure hanno fatto tutti i suoi cardinali, i quali qualcuno lo avrà votato e qualcuno no. Perciò la cosiddetta conferma dei cardinali da parte di Martino V sostanzialmente è solo l'obbedienza di questi cardinali alla sua elezione. Perciò pseudocardinali e conferma dei cardinali sono 2 definizioni utilizzate dai giornalisti solo dopo il 1947, su cui occorre ragionare, non speculare bla 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 per i propri interessi ideologici contro Leone XIV oggi. Concludiamo. Gente, io non mi fido di nessuno, per cui su ogni cosa che ascolto cerco le contraddizioni e cerco altre informazioni da solo. Per cui le messe illecite Leone XIV nuovo antipapa sono le verità di 4 intelligenti, piccolo ambiziosi, vittimisti del Vaticano. Indagatori, ci vediamo.